Ciao ragazzi, oggi Angi vi porta la guida di questa bella V85 TT. Purtroppo non vi ho fatto il video della V100 che l'ho già guidata. Dobbiamo ringraziare, io devo ringraziare per la V100 sempre Far Motor che oggi ci ha dato, Far Motor che va a Genova in Corso Europa. Andate a trovarli perché hanno sia Aprilia e le Aprilia, le novità Aprilia ce l'hanno tutte loro e hanno Guzzi e hanno anche Suzuki. Oggi andiamo alla guida di questa V85 TT che per me è bellissima, lo potrei già definire quasi, sembra un instant classic questa moto. Riassumendo, questo qui non è il compact block che c'è sulla V100, direi che è sempre l'aste bilancieri vecchio, ma abbiamo una ciclistica che è tutta nuova nel senso che è moderna, ha dei bei Brembo davanti che non hanno quell'attacco, perché erano i 4, mi sembra che fossero quelli della V100 i 4.32 Brembo, questi no. Sono i vecchi, direi serie oro, neri. Non è più, questa è tubeless rispetto alla versione precedente e ha perso qualche cavallo per rientrare nella normativa Euro 5, ma chi se ne frega, perché adesso noi la andremo a guidare e a divertirci, perché posso già dirvi che anche se ha pochi cavalli, 77, 76, 77 è una moto divertente, sicura, perché ha mappe motore, ABS, ha tutto ovviamente di serie, 12.000 euro e vi dico già che sì, si li vale. Si li vale perché è una moto che ha un gran bel fascino e un gran bel carattere. Adesso mi metto i guanti e andiamo in sella. La prima cosa che vi posso dire ancora prima di avviarla, visto che io l'ho già guidata, è che si sente di più rispetto alla V100 ed è per questo motivo mi riallaccio al discorso questo. La coppia di rovesciamento si sente di più ed è questa la differenza principale che ho notato ai bassi giri rispetto alla V100. Dai che andiamo, motore caldo, mappa sport. La differenza non è tantissima perché comunque i cavalli non sono tanti e anche l'on-off non cambia perché non ce n'è praticamente, molto poco, forse anche meno della V100. Invita veramente a giocare fra le curve, il 19 davanti non si sente tantissimo, purtroppo oggi è giornata molto ventosa. Il motore non ha allungo chiaramente. La protezione dall'aria è pochissima, direi come sulla V100. Quello che vi stupisce da subito se voi la provate è l'agilità che ha, è fluida, si lascia portare bene, ha un bel comando del gas, soltanto ai 2000 giri sentite leggermente l'on off, direi che in realtà forse è come sulla V100. La sella è comodissima, ci si può muovere bene, ha una bellissima triangolazione e una bellissima posizione di guida. Ho sentito dire manubrio enorme, stanno volando via pezzi che mi arrivano addosso. Ho sentito dire manubrio enorme, ma non è così grande, non è così largo, in realtà. È giusto, la frizione è veramente un burro, stacca molto bene. La frenata mi piace più della V100, ma anche lì è come il discorso del multistrada, basta cambiare le pastiglie, non è un problema. Questa moto dicevo che è un po' un ibrido, nel senso che la consiglierei sì come prima moto per quanto riguarda i cavalli, la facilità, la ciclistica che sembra una Aprilia, ragazzi, la guidate subito estremamente bene. Salutiamo questa motociclista. C'è un vento, ragazzi, che voi non avete idea, mi sembra di andare a 250 all'ora, invece sto chiacchierando con voi in sesta a un filo di gas a 2000 giri. Ragazzi, gira molto bene anche in basso, non è un pompone Ducati, vecchio due valvole Ducati. Questa qua, ragazzi,
50-40 all'ora potete tranquillamente trottare in sesta. La posizione di guida, dicevo, mi piace tanto, e anche il cambio non è male rispetto al V100, lo trovo più preciso. Vediamo su queste curve come si comporta. È molto bilanciata, molto bilanciata. Vi lascia molto movimento in sella, ed è una cosa che io apprezzo molto delle moto. La coppia non è devastante, ma è quella che piace per divertire. Il posteriore non è, con questi due molloni, con queste due sospensioni all style infulcrate direttamente, non è perfettamente in accordo con quello che dicono le forcelle, nel senso che è un pochino più secca rispetto al davanti. È globalmente una moto comoda e morbida, ma non è sfrenata, non è sfrenatissima. E in più la cosa bella di queste moto, uno dei motivi per il quale io ho amato il multistrada 1100 e anche il 1000, è che queste moto hanno una cavalleria che non mette in crisi la ciclistica, cosa che per esempio fanno le giapponesi quando mettono 100, 110, 120, 130 cavalli su ciclistiche che non sono all'altezza. Il cruise non so come metterlo, non l'ho capito sulla V100 e non lo capisco neanche qua. Volevo provare a provarlo, non ci riesco. Ragazzi, questa moto è veramente bella, è veramente goduriosa. Guzzi che si lascia portare proprio con una gran leggerezza. Questa è una maxi è più difficile di quello che pensavo da definire, perché sembra una crossover. In realtà vi dirò che nello stretto la guidavo molto bene e mi veniva un pochino da buttare fuori il piede, perché è veramente gratificante. Ecco, sì, gratificante. Se non siete quelli interessati a 200.000 cavalli, è una moto gratificante. Si muove un po' quando prende le sconnessioni, che siete un po' in piega. Che bel sound! È molto leggera tra le curve, molto agile. Mi piace tanto la posizione in sella di questa moto, l'ho già detto e lo ripeto. Le sospensioni è l'unica forse cosa che ti danno l'idea che non è una moto da 15-20 mila euro, anche se questa moto comunque ne costa 12, ma sappiamo quanto sono cresciuti, lievitati i prezzi. Si accendono subito le spie e io non sono più molto abituato a motori che hanno tutto subito in basso. Allora, la V100 per certi versi, adesso ci fermiamo un attimo a fare due chiacchiere. La V100 per certi versi, anzi per tanti versi, mi è piaciuta di più. Ci vuole, si sente che è una moto di livello superiore. L'ho sentito, l'effetto che ho avuto in alcune curve, in uscita da alcune curve, un leggero nervosismo, una lieve mancanza un pochino di stabilità quando ho preso qualche sconnessione in quelle 2 o 3 curve che ho fatto. Guardate che bella giornata, e la folle si trova. Allora, questa moto dicevo che è un po' difficile per chi magari ha le prime armi, perché la coppia che ha quando siete a bassa velocità vi può mettere un pochino in difficoltà.
e, e quindi non so se la consiglierei a uno che non ha mai avuto una moto, perché come prima moto è abbastanza impegnativa come pesi, come ingombri, e quindi però per la facilità di guida sì. Dai 2000 giri, 2005 potete in quarta, voi aprite e lei viene fuori comunque bene, lineare. Certo, la Mandello, la V100 ha più spinta, ha la spinta che le manca, ma la cosa bella è la presenza comunque che ha questa moto, la presenza di anteriore. Proviamo a farla in quarta, proviamo a farla scorrere un po' di più, perché tanto la coppia dai bassi c'è, e quindi se io voglio guidare anche in due, andatura turistica, sentite che bel sound, una bella frenata che non mette in crisi, quello sì, non mette in crisi se una delle prime armi è ben bilanciata. Chiude molto bene, se lasciate i freni in curva non si sente nessun effetto caduta all'interno. Proviamola di terza, dai. Facciamo due conti. Secondo me se uno base con base 12.000 contro 15, lasciando stare il discorso estetico, che questa è più bella, questa moto è più bella della V100, è più particolare, ha più carattere, è una moto da guidare e da pulire, perché è bella, ti viene voglia. La V100 a me sembra più una Aprilia, e lo dico nel lato negativo della cosa, perché non fraintendetemi, aspettate, non investitemi. Le Aprilia a me piacciono e apprezzo la loro filosofia nel racing, nel senso che una RSV4, una Tuono sono ignoranti e non vogliono imitare Ducati o MV. Loro sono spirito racing, ti danno le carene che sembrano brutte, sembrano carene da pista. Guzzi invece no, ho capito che fa sempre parte della famiglia, ma questa è una Guzzi, questa è bella, mi piace guardarla, è rifinita bene e costa 12, ragazzi, costa 12. La V100 non è fatta male, non è fatta male, però ha quell'estetica che a me non fa impazzire, non fa impazzire, dico la verità. Pensiamo ai regimi autostradali, per chi pensa alle vibrazioni, potrebbero essere, non posso ovviamente fare regimi autostradali qua, posso simulare invece il regime di giri a 5000. Vibra poco, ragazzi, ho provato la 6000 XR l'altro giorno, vibra nettamente di più, non vibra tanto questa moto, ha degli bei scossoni, sì, che sono quelli in realtà che mi vedete anche qua, la senti un pochino. Sono sincero, non mi dà super fiducia quando prendo le sconnessioni. È una guida bella rotonda, sincera, sempre davanti al treno piantato, stabile, ma quando
sei in curva e prendi delle sconnessioni, mi dà idea di moto con sospensioni un pochino economiche, che per una moto da comunque 12.000, boh. Si guida bene ragazzi, bella, bella, mi è piaciuta tanto, è una bella moto, venuta bene, sì. Magari poi con poca roba uno se la può anche un po' sistemare, Non sto dicendo che non è sana, no. E quindi ragazzi, si conclude qua la prova della V800 TT. Aggiungerò adesso poi a fine video qualche nota per quanto riguarda il calore, perché poi la proverò un pochino anche in città. Una moto veramente affascinante, non si può secondo me dire, soltanto qua mi ricorda un po' Aprilia. Non si può dire che questa moto non abbia fascino, è bella, è elegante, è affascinante, è proprio una bella signora, e forse certe cose non glielo si dovrebbero neanche chiedere, le piccole annotazioni che vi ho fatto prima. Qui c'è spazio perché il passeggero si possa tenere, la distanza direi che è ottima fra sella e pedane. Ho trovato perfetta la posizione in sella, la triangolazione, come ho già detto. Mi è piaciuta molto la snellezza che ha, i fianchi sono molto snelli, non ho alcun contatto con le teste dei cilindri, con pedane passeggero, sono calcolati bene gli spazi. Non mi sono quasi dovuto, a parte un click, regolare le leve, la frizione è un burro, le mappe, ma le mappe su potenze di questo livello secondo me servono a poco, si può guidare in sport senza problemi. Bella moto, mi ha convinto, per Angie questo è un sì.